Ciao amici e amiche del segno del cancro, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana con le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il Cavaliere. Cosa ci porterà il Cavaliere questa settimana? Novità, sorprese, magari finalmente un pacco, un qualcosa ci verrà consegnato, magari ce lo aspettiamo assolutamente, informazioni, notizie, anche nuove idee, siccome è legata anche agli spostamenti, ai viaggi e noi insomma potremmo fare qualcosa del genere o fare, ricevere delle visite. Di sicuro ci porterà nuovi stimoli, nuova ispirazione, forse anche progetti per il futuro. Bellissima le stelle perché di solito è una carta di rinnovamento e di speranza e ottimismo verso i nostri obiettivi, che siano quelli che stiamo portando avanti, che siano anche dei nuovi. Magari c'è maggior energia, nel senso più slancio, più determinazione, c'è una scintilla in più che si accende proprio nel corso di settimana, oppure potrebbe essere proprio qualcosa, qualcuno che è in arrivo, che in qualche modo va ad accendere questa speranza ed è molto positiva, molto costruttiva perché poi le cicogne. Comunque la cicogna è anche questa una carta di movimento, un cambiamento che in qualche modo può portare delle novità interessanti, ha a che fare con le notizie, certo, con i nuovi incontri, con partenze, ritorni, trasferimenti, quindi anche questa in realtà è una carta di movimento e di notizie, informazioni che possono essere molto utili e stimolanti. Quindi abbiamo già una bella settimana intensa e adesso vediamo i vari ambiti, senza dimenticare i segni zodiacali da attenzionare particolarmente, che sono quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Principalmente, diciamo è vero, un pochettino quelli di acqua, cancro, scorpioni e pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, relazioni, anche relazioni principali, quindi non solo andremo a parlare coppia single, però alcune cose in realtà possono riferirsi anche a un'amicizia, a un familiare, quindi che magari diciamo ultimamente ci sono delle cose da osservare, da valutare, quindi questo lo capirete voi in base alle varie indicazioni che troviamo dalla rosa, dalla lavanda. Queste già ci parlano di un inizio abbastanza positivo, quindi ottima per le intese, per comprendersi al meglio, per ottenere e raggiungere degli obiettivi insieme, quindi c'è ottima gestione di qualsiasi cosa. Anche trovare delle soluzioni, magari qualcuno potrebbe essere proprio utile o voi o viceversa, insomma tra di voi a trovare delle soluzioni. E poi abbiamo detto la lavanda un po' ostica, quindi al centro della settimana, in realtà anche un po' l'oleandro, poi dipende da quello che state vivendo, perché mentre la lavanda può portare
delle incomprensioni, però insomma che, si risolvono molto, molto facilmente. L'importante è rimanere ben saldi perché ci dice che con la lucidità, con la chiarezza e l'apertura mentale, insomma si può risolvere qualsiasi cosa. Quindi vede un'unione più da questo punto di vista. Poi è vero che qualche tensione può arrivare a livello emotivo, perché magari diciamo alcune cose possono aumentare, nel senso i dubbi oppure un po' di frustrazione, forse anche a livello esterno, che automaticamente purtroppo va a riflettersi nella vita di coppia o nelle relazioni più importanti. Quindi esserci un po' di confusione, di incertezza, dove effettivamente si ha bisogno di conferme, non dire le cose in un modo esplicito, ma che l'altra persona in qualche modo sia in grado di comprenderci, e quindi da qui possono arrivare purtroppo effettivamente delle tensioni. Per i single vuol dire che diciamo la settimana si muove per certi aspetti, come vi dicevo un po' nell'incertezza, perché magari c'è un coinvolgimento, un'intesa che può essere molto profonda, sì, direi un coinvolgimento, con una persona, che poi sia tradotto nel senso di frequentarsi, di vedersi o di parlarsi, non necessariamente, a volte magari solo, quando ci si guarda oppure quando ci si incontra potrebbe esserci quella connessione e quel coinvolgimento, quindi dipende sempre da quello che state vivendo. Può essere qualcosa di contrastato? Sì, può essere, quindi o magari c'è un interesse che non ancora si riesce a capire bene effettivamente, perché magari qualcuno potrebbe essere impegnato oppure ci possono essere altre problematiche, allora queste stanno appunto purtroppo parlando di queste possibilità di indecisione, di dubbi, di possibili conflitti. Bisogna fare una scelta coraggiosa per capire se effettivamente la cosa può procedere, oppure magari se c'è del reale interesse, se in qualche modo vale la pena comunque continuare ad andare avanti in questo modo. Poi per le questioni più pratiche il bambino ci fa capire che effettivamente c'è la possibilità di un nuovo progetto, una nuova idea o comunque un qualcosa, chiamiamola anche illuminazione, che può andare ad illuminare appunto delle vecchie situazioni, cose che sono in via di sviluppo, che però abbiamo già iniziato da un bel po', oppure diciamo precedentemente. Ci sono anche dei progetti o delle progetti o qualche problemino che era stato accantonato per varie motivazioni, che in qualche modo può svilupparsi positivamente e andare a risolversi, e infatti lo vediamo. Quindi aspettatevi soddisfazione, aspettatevi risoluzione, realizzazione di qualcosa. Ecco, tra vecchie e nuove situazioni questo è molto importante, perché questo vi fa capire, come vi dicevo, se avete in mente di iniziare cose nuove, allora meglio valutare possibili pregressi, la vostra stessa esperienza, quindi di avere un atteggiamento abbastanza concreto, però di muoversi in modo lucido, e così le cose si muoveranno nel verso giusto. Se invece prima di iniziare qualcosa o dare nuova linfa a vecchie situazioni, anche qui di farlo in un modo abbastanza preciso o contare sull'aiuto di qualcuno che magari con la sua esperienza vi può aiutare ad ottenere questi risultati, anche per portarvi a nuove opportunità, quindi non solo superare delle difficoltà, quindi nuove cose che siano totalmente nuove da sviluppare successivamente. E questo vale per chi, anche per chi è in cerca di lavoro, perché si vede qualcosa che si sta muovendo abbastanza in fretta, quindi aspettatevi un nuovo inizio
la vostra ricerca o addirittura proprio un nuovo inizio di lavoro e che poi potrebbe svilupparsi in un modo molto interessante, diciamo, per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!